Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo. Chi ancora non mi conosce può iscriversi per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi ascoltiamo una cover di Dimas Senopati, spero che il nome sia pronunciato nel modo giusto. Alcuni di voi me l'hanno consigliata questa cover, l'ascolto volentieri perché è una cover di una canzone rock di molto tempo fa, degli anni 80, Still Loving You, degli Scorpions, un gruppo tedesco. Io ovviamente conosco l'originale e sono curioso di vedere come la esegue Dimas, perché pare appunto che sia una versione in ogni caso acustica. Partiamo subito. It's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. Inizio bellissimo, come sempre lui ha una voce cristallina, ha grande capacità di andare in alto con la voce, però anche se aggiunge un po' di raspi e alla fine delle note ha anche un bel vibrato, è sempre molto preciso, non cala mai tonalità, è sempre molto preciso, è impressionante da questo punto di vista. Questa canzone è adattissima a lui, effettivamente. Dal punto di vista visivo vedo già delle cose molto interessanti, ma ne parliamo alla fine perché voglio sapere anche la vostra opinione. Andiamo avanti. I'll fight, baby, fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Grande. Love, only love can break down the world someday. I will be there. I will be there. Here we go again, all the way from the start. I will try to change the things that kill our love. You bright as speed I walk, so strong that I can get through. Is Ottimo. there really no change? To start once again, I'm loving you. Ecco, vedete, anche su lui ogni tanto fa qualche variazione ovviamente rispetto all'originale, segue l'originale molto attentamente e effettivamente nei vostri consigli, mi pare Anthony, non mi ricordo se è lui, mi dice che Dimas ha sempre detto che lui ama il vecchio rock ed effettivamente quando lo interpreta è quasi ossequioso nei confronti del rock perché cerca di interpretarlo il più vicino possibile a quello che era l'originale. Quindi non utilizza particolari virtuosismi, cose impossibili da fare, ma ha una bellissima voce, tonalità incredibile, una precisione invidiabile e quindi quello che riesce a far uscire è decisamente ottimo. La cosa impressionante è questa:
è quello che ci fa scoprire di Mars, secondo me, proprio riguardo al vecchio rock. Questo rock anni 70-80 è sempre stato caratterizzato, e lo sappiamo tutti, dalla batteria che coinvolge moltissimo chi ascolta, e la chitarra elettrica molto distorta. Due strumenti che si sentono vibrare nello stomaco e quindi sono un grosso aspetto della potenza, no, che ha il vecchio rock su noi che ascoltiamo. Lui, creando queste cover acustiche senza né la batteria e né la chitarra elettrica col suo distorsore, ci permette di apprezzare queste canzoni non solo per appunto il coinvolgimento e la forza degli strumenti che ho citato prima, ma anche per la melodia, per la costruzione che hanno queste canzoni, e quindi possiamo apprezzare il rock non solo da quel punto di vista della batteria, della chitarra distorta, eccetera eccetera, ma anche dal punto di vista di questi aspetti che di solito sono un po' più nascosti nel rock appunto tradizionale. Quindi direi ottimo lavoro e molto istruttivo ascoltare questo tipo di cover. Andiamo avanti. Try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, all along, just jumping in front of me. I will be there. Fantastico. I will be there. Here we go again, all the way from the start. I will try to change things that give our love. Yes, I've heard your pride, and I know what you've been through. Che bel raspi che You ha. should give me a change. This can't be the end. I'm still loving you. I'm still loving you. I'm still loving you. I need your love. I'm still loving you. I'm still loving you. I need your love. I'm still loving you. Bello anche il finale, l'idea che hanno avuto loro. L'aspetto visivo, che di solito non si valuta mai, molto interessante, potrebbe essere anche molto utile per tutti noi. Vedete, questa è l'inquadratura fissa che di solito inquadra appunto di Mars. La location è una location molto rustica, tra l'altro hanno questi colori, questa illuminazione con tante ombre. Loro anche sono tutti vestiti di scuro per rimanere all'interno di questo tipo di colori e di illuminazione, e questo tipo di illuminazione dà l'idea di una illuminazione, diciamo, casalinga, no? Non ci sono luci sparate psichedeliche che sarebbero un pochino più, diciamo, da studio, da palcoscenico. Quindi continuano a richiamare questa ambientazione casalinga. Diciamo che si danno l'idea di essere in una stanza un po' rustica, dove suonano tutti insieme così dal vivo questa canzone. In realtà ogni musicista, compreso il cantante, viene preso da solo senza che gli altri musicisti compaiano in scena.
nel senso che il set è sempre lo stesso. Se voi vedete, Dimash sta suonando qui, dietro a questa parete, con questi quadretti appesi, ci sono le due casse ai suoi lati. Se guardiamo dove suona, per esempio, vediamolo qua, ecco il bassista suona, vedete la cassa qui a sinistra, lo schermo nero qua dietro, suona proprio dove sarebbe presente anche Dimash, che non c'è perché in questo caso sulla scena c'è solo il bassista. Stessa cosa per il tastierista, che suona esattamente dove era il bassista. Perché si fa questo tipo di inquadratura, diciamo, poi col montaggio si dà l'idea che stiano suonando tutti insieme nella stessa stanza? È una cosa molto intelligente che si può utilizzare, potete utilizzarla anche voi se avete un gruppetto, volete registrare un video, perché vi permette di abbassare molto i costi, ma con questa diciamo questa trovata molto smart che si usa spesso, potete creare un video che dà comunque l'idea di essere più ampio, eccetera, in questo senso. Se voi avete un angolo di casa vostra, un angolo della vostra sala prove che vi piace molto ed è molto in linea con quella che è il clima della vostra canzone, ma il resto dell'ambientazione non è adatto, con questo sistema a voi basterà una sola camera per riprendere i singoli elementi del vostro gruppo uno per uno nella stessa posizione, diciamo cambiando un pochino l'inquadratura, e con il montaggio potete dare l'idea che state suonando tutti insieme. Altra cosa che hanno fatto molto intelligente è che le inquadrature, molte inquadrature, o sono alcune così ravvicinate, e poi lo vediamo un attimo, magari a volume più basso, vedete che si muovono un po' ondeggiando, non sono per forza molto fisse, un po' fuori fuoco, eccetera. Questo cosa vuol dire? Dà a noi l'idea che l'inquadratura sia fatta da un loro amico, una persona che con un cellulare li sta inquadrando, e quindi ci dà ancora di più l'idea che loro stiano, tra virgolette, improvvisando una canzone, e quasi casualmente qualcuno li stia riprendendo. In realtà è tutto molto studiato, molto bene tra l'altro, e sono tutti trucchetti molto utili anche per voi se suonate, appunto, se volete fare dei video, e loro li fanno veramente molto molto bene. Quindi non solo la parte audio è eccezionale, sia a livello di arrangiamento acustico che a livello canoro ovviamente, ma anche la parte visiva è molto ben curata e molto intelligente. Quindi niente, mi è piaciuta molto questa versione, come avete potuto vedere. Vorrei sentire anche nei commenti cosa ne pensate, sia dell'aspetto visivo che dell'aspetto canoro e della loro interpretazione, ovviamente in generale. Datemi anche altri consigli su altre canzoni di Dimash da ascoltare. Io ho creato una playlist apposta per Dimash, vi lascio comunque il link in descrizione se volete andare a vedere le altre sue esibizioni. Datemi consigli anche per ascoltare altri cantanti, altri gruppi se preferite. Mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, iscrivetevi se non siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.